Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare questi guanti senza dita all'uncinetto. Io ne ho realizzato uno, ma il secondo andremo a realizzarlo insieme. Eccolo qua indossato. È davvero semplicissimo da realizzare, quindi che voi siate delle principianti oppure delle esperte, questo tutorial si fa davvero in un attimo. Per realizzare i nostri guanti ci serve 50 grammi di lana. Io sto utilizzando questa qui Mark, che è della Tessiland, ha una composizione del 90% lana e 10% setta. Poi ci serve un uncinetto, nel mio caso il numero 4, due marcapunti, un ago dalla cruna grossa e delle forbici. Per iniziare quindi a lavorare i nostri guanti dobbiamo avviare un totale di 25 catenelle. Una volta che avremo finito il nostro pannello, perché il guanto lo andremo a lavorare a pannello, vi dirò anche le misure in centimetri, così se voi andate a utilizzare un filato e un uncinetto diverso da quello che utilizzo io, potete tranquillamente andare a ricrearlo senza nessun problema. Quindi se utilizzate il mio stesso filato e il mio stesso uncinetto, dobbiamo fare 25 catenelle più una per girare, quindi un totale di 26 catenelle. Una volta realizzate le 25 catenelle, vi abbasso un pochino, vi avvicino così vedete meglio. Dobbiamo andare a lavorare tutte e 25 le catenelle con la mezza maglia alta. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la prima catenella dall'uncinetto e andiamo a lavorare nella seconda e facciamo una mezza maglia alta. Così per tutte e 25 le catenelle. Una volta realizzato il primo giro a mezza maglia alta, dobbiamo andare a proseguire a lavorare i giri sempre a mezza maglia alta. Ma come dobbiamo andare a lavorare adesso? Dobbiamo andare a lavorare tutti i seguenti giri in costa retro. Quindi facciamo una catenella e giriamo il lavoro e andiamo a lavorare. Vedete, questa è la maglia. Noi prendiamo soltanto la costina di dietro. Vedete, questa è la maglia, noi prendiamo solo quella di dietro e lavoriamo tutte le varie maglie in questo modo, in costa retro, sia in questo giro e sia nei successivi. Una volta finito questo giro dobbiamo proseguire a fare sempre giri di mezze maglie alte in costa retro. Dobbiamo farne altre 18 e così dobbiamo avere un totale di 20 giri di mezze maglie alte. Adesso io proseguo a lavorare e poi ci vediamo una volta conclusi i 20 giri di mezze maglie alte. Questo è il lavoro una volta realizzati i 20 giri di mezze maglie alte.
Come potete vedere, di larghezza misura 15 cm, invece di altezza misura circa 19 cm, 18 cm e mezzo. Una volta che avete quindi realizzato il pannello, possiamo andare a bloccare il lavoro. Quindi qui faccio una catenella e taglio il filo. A questo punto mi servono i due marcapunti. Quindi vado a contare 9 punti iniziando qui da questo lato, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, e nella decima metto il marcapunti. Poi vado a contare partendo da questo lato 6 maglie, 1 2 3 4 5 6, e nella settima metto il marcapunti. Qui in mezzo dobbiamo avere un totale di 8 maglie, 1 2 3 4 5 6 7 8. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a piegare il lavoro a metà. Siccome le maglie corrispondono, andiamo a lavorare a cucire insieme 10 maglie da questo lato e 7 maglie da questo lato, e le 8 maglie qui centrali le lasciamo così libere, perché qui ci sarà il foro per andare a posizionare il pollice, vedete? In questo modo prendo l'ago dalla cruna grossa, inserisco il filo e vado a iniziare a cucire. Piego il lavoro a metà, entro nella prima maglia ed esco nella prima maglia dell'altro lato. Così ripeto di nuovo questo punto, giusto per renderlo un po' più forte, perché è proprio il primo punto sul lato, e poi proseguo la cucitura in questo modo. Quindi entro nella maglia sempre da questo lato e entro nella maglia dell'altro lato. La cucitura è sempre uguale, si ripete sempre in questo modo. Mi raccomando, lavorate punto per punto. Qui in mezzo ricordatevi che dovete sempre lasciare 8 maglie, quindi qui dovete cucire un totale di 7 maglie e qui di 9. Una volta arrivate alla fine, quindi cucito anche l'ultimo punto, che è quello dove è il marcapunti, io vado a ripetere nuovamente la cucitura nell'ultimo punto, sempre per farlo un pochettino più rigido, e poi vado a fare un nodino con il filo in modo da bloccarlo. A questo punto, perché mi viene meglio, tolgo il marcapunti, non mi serve più, giro il lavoro e qui sul retro vado a bloccare il filo. Lo blocco bene in modo che non mi si disfi poi successivamente il lavoro. Una volta bloccato lo taglio e la nostra prima cucitura è fatta. Adesso facciamo la stessa identica cosa da questo lato, quindi partiamo qui, prendiamo un pezzo di filo nuovo, lo agganciamo e facciamo la stessa cucitura che abbiamo fatto su questo lato. Questo è il guanto finito.
Come potete vedere ci abbiamo messo pochissimo ed è davvero davvero semplice. Adesso ve li faccio vedere tutti e due indossati. Eccoli qua. Vedete, sono super carini e tengono allo stesso tempo calda la mano. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se lo rifate taggatemi così io posso vedere e ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!